Ciao amici del bosco, oggi con Cristiano impariamo a realizzare un recinto elettrificato per gestire gli animali nell'orto e anche per difenderci dagli animali selvatici. Che se seguite il bosco di Ogigia già conoscete, siamo venuti tante volte da Cristiano, l'ultima volta qui c'erano degli animali a pascolare, adesso ci sono già gli ortaggi grandi, quindi dobbiamo risolvere un problema. Adesso abbiamo la necessità di difendere il nostro orto estivo, al tempo stesso però garantire un pascolamento razionale per i miei animali da cortile. Cristiano ha parlato di pascolamento razionale, non sono due parole casuali, è una tecnica ben precisa. Pascolo razionale è una tecnica di agricoltura rigenerativa ideata dal biochimico André Marcel Voisin, che ha creato proprio una triade tra l'animale, le piante e il suolo, al fine di ottimizzare la rigenerazione del suolo, la crescita delle piante foraggere e anche il benessere e soprattutto la nutrizione ottimale degli animali. Quindi dobbiamo introdurre l'animale nel punto ottimale di riposo. Per ottenere questo risultato dobbiamo parcellizzare il nostro terreno e quindi far ruotare i nostri animali periodicamente in base alle loro caratteristiche, alle caratteristiche del prato, al tempo stesso continuare le nostre coltivazioni. Tutto questo lo possiamo gestire costruendo dei recinti che sono mobili e anche elettrificati. Nel caso specifico utilizzeremo dei materiali che ci ha fornito Gemi Elettronica e l'elettrificazione la faremo grazie ad un pannello solare. Cristiano, che cosa ci serve? Allora, innanzitutto abbiamo bisogno di un elettrificatore, in questo caso un elettrificatore da 12 volt, vanno bene anche da 9 perché ora parliamo di elettrificatori che non sono collegati alla rete fissa, altrimenti occorrerebbe un elettrificatore da 230 volt. Poi abbiamo bisogno di pali con gli isolatori, dove passerà il filo che costituirà la nostra recinzione. Il tutto poi collegato a un pannello solare che si collegherà all'elettrificatore e ad una batteria d'accumulo. Prima fase abbiamo preparato i paletti sui quali metteremo il nostro filo. Servono semplicemente dei paletti in metallo, potete utilizzare anche di legno, e degli isolatori che sono diversi naturalmente a seconda del materiale. Abbiamo iniziato a delimitare l'area del recinto in modo tale che all'esterno dell'orto potranno transitare e pascolare gli animali. Questo è il filo elettrificato che adesso mettiamo intorno agli isolatori. Abbiamo due taglie diverse, cioè due diametri diversi del filo. Questo è un po' più sottile, questo è un po' più grande. Lo potete scegliere anche in base proprio alle esigenze. Ora, per gli animali da cortile va bene questo più leggero, più piccolo. Se invece dovete difendervi per esempio dai cinghiali, allora ci vuole questo più forte. Quello da 4 mm ha una resistenza alla frizione di 70 kg, mentre quello da 6 mm di 100 kg. Noi preferiamo questo un po' più grande, da 6 mm. Abbiamo predisposto la nostra attrezzatura, la batteria da 12 volt, l'elettrificatore, il pannello solare e adesso andremo a fare i relativi collegamenti con anche la messa in posa della messa a terra per la messa in sicurezza dell'impianto. Ok, adesso andremo a mettere un paletto zincato che verrà unito al cavo della messa a terra. Questo ci proteggerà da tutti gli inconvenienti legati all'elettricità statica. Per l'impianto a terra servono 3 paletti di ferro zincato, vanno messi a una distanza di circa 2 metri l'uno dall'altro e vanno messi ad una profondità di 1 metro. Dove ci sono i paletti è preferibile che il terreno resti un po' umido e quindi ogni tanto bisogna passare con dell'acqua. Nel caso di Cristiano, lui ha inserito il paletto proprio vicino all'impianto di irrigazione del suo orto, quindi non avrà di questi problemi. Cristiano fa le cose in grande, lui aveva una batteria di una Mieti Trebbia da riutilizzare. Si può utilizzare comunque una normale batteria di auto, in genere non si acquista la batteria apposta ma si recupera un oggetto usato. Il pannello alimenterà il circuito durante le ore di sole, di notte subentra la batteria. Dobbiamo tenere il filo teso.
cosa importante è che l'erba che cresce sotto il recinto non tocchi i fili elettrificati, quindi dovete tenere l'erba bassa. Ora io passo a togliere così le parti che stanno toccando adesso. Se c'è un contatto tra l'erba e il filo elettrificato c'è una dispersione di energia. Stiamo mettendo il terzo livello di filo, potete metterne anche 4, dipende quanto sono volacchiosi i vostri animali. Passiamo ai collegamenti. Elettrificatore al recinto. Tac, Pannello solare all'elettrificatore. tac, E adesso morsetti alla batteria. tac, tac. Adesso l'impianto è in funzione, quindi devo stare attenta con la mia manina a non toccarlo. Le oche stanno scalpitando per uscire. Vi faccio vedere come abbiamo sistemato il filo elettrico con l'isolatore, ok? Allora abbiamo sistemato la rondella e l'isolatore in modo tale da mantenere una certa distanza con il tondino di ferro, per evitare appunto che ci possano essere delle scariche. Abbiamo messo la rotella che stringe l'isolatore al ferro all'interno in modo da creare maggiore distanza tra il filo e il ferretto. Montare l'impianto è stato facile, vi abbiamo fatto vedere dei punti critici da tenere in considerazione, ci sono appunto delle accortezze da fare, però la cosa bella è che è tutto modulabile, perfettamente modulabile alle vostre esigenze. Non solo, ma potete con una certa frequenza decidere di cambiare la forma e la disposizione del vostro recinto per fare appunto un pascolo razionale. Quando create un recinto elettrico dovete metterci obbligatoriamente un cartello di avvertimento, anche se è dentro la vostra proprietà. C'è una normativa di riferimento e bisogna rispettarla. Ci siamo, questo è il momento del vero collaudo. Adesso facciamo entrare polli, anatre, oche da quel lato e sarà molto interessante vedere come reagiscono. Speriamo che non si avvicinino, ma se lo fanno riceveranno questo segnale, questa scossa, e quindi probabilmente si spaventeranno. Impareranno. Stanno arrivando. Cristiano le sta convincendo a venire in questa direzione. Il gallo sta controllando tutto. La scossa che ricevono gli animali è un avvertimento, non è pericolosa per la loro salute, però se la ricordano facilmente. Senza dubbio. Io e Cristiano l'abbiamo presa la scossa e siamo sopravvissuti, anzi non abbiamo avuto conseguenze. Per ora. Allora abbiamo visto la reazione degli animali, per fortuna in pochi hanno sfiorato la rete, hanno capito la lezione e mi pare che stia funzionando, a parte il piccolino che riesce a passare tra i fili. Sì, infatti ora adesso monitoreremo la situazione sicuramente, ecco, per i primi giorni, eventualmente faremo delle correzioni sull'altezza dei fili, ovviamente possono essere portati anche a 4 o a 5 fili, in modo tale da dare ulteriore protezione. Sicuramente chi ha preso la scossa lo comunicherà alle colleghe. Procediamo con il nostro pascolo. Qui stiamo utilizzando il recinto per proteggere l'orto, ma in realtà un recinto mobile può avere diverse funzioni, come appunto quella di gestire le porzioni di terreno che abbiamo come pascolo, in modo da fare un pascolo razionale. Quindi, perché è così importante gestire i tempi di un pascolo? È fondamentale perché il nostro obiettivo deve essere triplice, ovvero mantenere un suolo sano e rigenerarlo, gestire l'alimentazione dei nostri animali e garantire loro il massimo del benessere. E io devo far transitare nel minor tempo possibile gli animali sullo stesso punto, perché loro lì concentreranno le loro deiezioni e questo sarà uno starter formidabile per la rigenerazione del suolo e mi produrrà un ottimo foraggio, quindi avrò anche un livello di nutrizione eccellente per loro, che apprezzeranno moltissimo. E quindi parcellizzando, studiando a monte i bisogni dell'animale e le caratteristiche del mio pascolo, sceglierò tempi e modalità per fare questa transizione. Oltretutto un recinto del genere, essendo mobile, lo posso spostare agevolmente e mi rappresenta anche in un'ottica di permacultura un margine, una barriera, quindi sto valorizzando ulteriormente i miei margini, i miei confini, per ottimizzare e rigenerare tutto il suolo. Contestualizziamo, diciamo, la situazione attuale. È stata una primavera e un inizio estate molto piovoso e lo potete vedere perché abbiamo di nuovo un pascolo, un'erba molto verde, abbiamo anche una semina di erba medica. Quindi era il momento perfetto per reintrodurre gli animali. Generalmente loro qui transitano nei primi tre mesi e mezzo dell'anno,
prima dell'impianto dell'orto estivo, quindi c'è anche questa rotazione. Oggi l'abbiamo reintrodotta perché le condizioni ambientali hanno permesso di riutilizzare questo pascolo. Successivamente verranno rispostati nell'oliveto a valle e quindi vedete già un esempio di questa mini transumanza. Il pascolo razionale si applica a tutti gli animali domestici, quindi bisogna conoscere le esigenze di ciascuno per poterlo organizzare. Esattamente, infatti bisogna considerare se parliamo di vacche, maiali, pecore, capre o animali da cortile, però tecnicamente lo posso applicare a qualsiasi tipo di questi animali. Bisogna sempre capire giusto appunto i loro bisogni, ma anche lo stato attuale del nostro pascolo e quindi osservare quando è il momento opportuno, che nel voisin è proprio il punto ottimale di riposo della pianta. Non dobbiamo permettere il sovrappascolo, quindi l'erba non deve essere azzerata e soprattutto non ci deve essere eccessivo compattamento del suolo. Al tempo stesso consentire che ci sia questo pascolamento, le piante devono venire recise, le loro deiezioni concentrate e poi subito gli animali spostati, in modo tale che ci sia una ricarica, una ricrescita, perché la pianta quando viene recisa poi richiamerà energie e sostanze nutritive dall'apparato radicale e quindi promuoverà una nuova e vigorosa crescita. Ci sono anche molte connessioni con quelli che sono i principi dell'agricoltura sintropica e dell'agroforestazione. Il recinto che abbiamo realizzato è basso e quindi è facile da scavalcare per un essere umano, ma è necessario in molti casi mettere invece un cancello d'ingresso. Ci sono queste molle che si possono applicare a 2 paletti ed ottenere in questo modo un ingresso. Ne mettete più di una. La cosa utile di una recinzione modulabile all'esigenza specifica è importante anche per difendersi invece dagli animali selvatici, quindi con una recinzione del genere si può calcolare sia come trattenere dentro i nostri domestici ma anche come lasciare fuori quelli che potrebbero essere dei pericoli. Certamente, immaginate che opportunamente strutturata posso difendermi dalle volpi, ma anche dai cinghiali, dai caprioli, dipende dalle circostanze. Una cosa importante quando si sceglie il pascolo è che ci siano anche delle zone ombreggiate. In estate gli animali come noi hanno bisogno di stare al riparo. Senza alcun dubbio, quindi la soluzione migliore è avere piante, alberi o comunque sia garantire loro anche una copertura artificiale. L'ombra è fondamentale soprattutto nelle ore più calde della giornata. Per migliorare l'impianto adesso manca una piccola copertura dove tenere al riparo l'elettrificatore e la batteria. Il pannello può rimanere fuori, lo possiamo mettere anche in alto. Ospitare degli animali domestici è bellissimo, anche nell'orto si può fare, basta appunto sapersi organizzare. In questo caso abbiamo visto il recinto mobile, vi lasciamo le informazioni sui materiali che abbiamo utilizzato e adesso Cristiano, grazie di questa giornata insieme ho imparato una cosa in più e posso cominciare ad organizzare il recinto mobile al posto di uccidere per gli animali, che forse un giorno arriveranno. Quindi rigeneriamo anche pascolando. Grazie di aver visto il video, ci vediamo al prossimo, ciao! Ciao!